Benvenuti! In questo video analizzeremo le ultime notizie sull'intelligenza artificiale. Tra le notizie troviamo: il tuo dermatologo ha un nuovo alleato, l'IA, l'intelligenza artificiale che trasforma il tuo smartphone in un traduttore universale, l'upgrade di Alexa che non vuoi ma potresti avere, robot umanoidi che invadono le fabbriche della BMW e molto altro. Iniziamo! Hello? Can I make a reservation for tomorrow at 7 p.m.? Hola, ¿puedo hacer una reserva para mañana a las 7 de la noche? La serie Galaxy S24 può fornire traduzioni in tempo reale della tua chiamata, sia verbalmente che sullo schermo immediatamente. Por supuesto. ¿Para cuántas personas? Of course. For how many people? Samsung ha appena svelato la sua nuovissima serie di punta Galaxy S24 durante la conferenza Unpacked. I nuovi smartphone Samsung sono dotati di nuove capacità IA per comunicazione, fotografia, gaming e molto altro. Tutto ciò è reso possibile dal nuovissimo modello IA di Google chiamato Gemini. La clip che abbiamo visto all'inizio mostra la funzione di traduzione vocale e testuale in tempo reale durante le chiamate, senza la necessità di app di terze parti o connessione a internet. Inoltre la fotocamera dell'S24 utilizza strumenti di editing IA per cambiare gli sfondi, regolare la posizione del soggetto, oltre a implementazioni IA anche nella modalità notturna e zoom 100x, per chiarire scatti in condizioni di scarsa illuminazione e lontananza. Un'altra funzione IA interessante di S24 è chiamata Circle to Search, cerchia e cerca, la quale permette agli utenti di disegnare un cerchio intorno a qualsiasi oggetto in un'immagine o video per cercare informazioni con l'aiuto di Google. L'IA, girando direttamente sul dispositivo e non sul cloud, garantisce risposte più rapide. Insomma, la corsa all'incorporazione dell'IA negli smartphone è ufficialmente iniziata e Samsung potrebbe essere in testa. Questo è il primo dispositivo per il cancro della pelle, obiettivo autorizzato dalla FDA per l'uso sulle forme più comuni di cancro della pelle. La FDA ha autorizzato l'uso di un dispositivo medico alimentato da IA e creato dall'azienda DermaSensor, azienda di Miami. Tutto ciò per supportare i medici nella rilevazione dei più comuni tumori della pelle. Questo dispositivo utilizza la spettroscopia guidata dall'IA per analizzare le caratteristiche cellulari e sottocutanee delle lesioni cutanee. Il dispositivo DermaSensor confronta annei e lesioni con un database di oltre 4.000 casi, fornendo un punteggio di similarità spettrale per assistere nelle valutazioni dei medici. DermaSensor ha attivamente identificato il cancro della pelle nel 96% dei casi e lo ha correttamente escluso nel 97% delle volte. Una notizia chiaramente incoraggiante per quell'1 su 5 americani che, secondo le statistiche, svilupperà un qualche tipo di tumore cutaneo entro i 70 anni. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle ultime novità all'intersezione tra intelligenza artificiale e medicina. Alexa, aggiungilo alla mia playlist Allegria. Aggiunto alla playlist Allegria. Documenti interni e voci di corridoio rivelano che Amazon sta pianificando di lanciare un abbonamento a pagamento per il suo assistente vocale Alexa entro la fine dell'anno. Provate a indovinare il nome provvisorio e decisamente originale per la versione potenziata di Alexa. Illuminati da un colpo di genio e fantasia l'hanno chiamata Alexa Plus. A quanto pare la signorina Plus sarà dotata di funzionalità in stile ChatGPT per migliorare le sue capacità conversazionali e di ragionamento. Così potrà ricevere consigli più mirati su quale carta igienica ordinare con spedizioni in giornata, cioè vuoi mettere. Ma non è tutto. Si dice che l'assistente potenziato sarà capace di distinguere quando hai finito di parlare e quando stai solo facendo una pausa, evitando così di interromperti nel bel mezzo di una frase come fa di solito. Si prevede che il modello Plus possa essere lanciato già il 30 giugno, ma ci sono alcuni ostacoli. Innanzitutto, nonostante il nuovo assistente sia più loquace, fornisce risposte troppo lunghe e commette errori sui fatti riportati. Oltre a questi problemi, che in sé sono piuttosto gravi,
Ci sono anche segnalazioni di conflitti interni in Amazon, con alcuni dipendenti che ritengono non si dovrebbe far pagare per l'upgrade. Chiaramente i clienti, già oberati dalle molteplici altre sottoscrizioni di Amazon, potrebbero non essere entusiasti di aggiungerne un'altra. Metti mi piace se anche tu nutri dei dubbi sull'utilità di un upgrade a pagamento di Alexa. Le persone avranno anche bisogno di nuovi dispositivi per l'IA. E questo unisce l'IA e il metaverso. Perché nel tempo penso che molti di noi parleranno frequentemente con gli IA durante la giornata. Mark Zuckerberg ha recentemente rivelato, attraverso interviste esclusive e un video sul nuovo social Threads, che Meta, ex Facebook, sta attivamente lavorando allo sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale generale, anche detta AGI. L'obiettivo, afferma Mr. Zuckerberg, è renderla il più possibile un progetto a codice aperto e a beneficio dell'umanità. Per farvi capire il magnitudo di questa informazione, OpenAI, il colosso dietro la creazione di ChatGPT, definisce l'AGI, intelligenza artificiale generale, sul loro sito web come un sistema capace di superare gli esseri umani nella maggior parte dei lavori economicamente rilevanti. E penso che molti di noi lo faranno usando gli occhiali. Perché gli occhiali sono la forma ideale per permettere ad un'IA di vedere quello che vedi e sentire quello che senti. Quindi sono sempre disponibili per aiutare. Zuckerberg, ossessionato chiaramente con la sua visione di metaverso, realtà virtuale e realtà aumentata, dice di immaginare che in un futuro gli assistenti AGI interagiranno con le persone principalmente tramite visori AR e VR, come gli occhiali Ray-Ban di Meta o il Meta Quest Pro 3. Fateci sapere nei commenti se siete ottimisti o pessimisti riguardo alle AGI. Chiaramente, avendo un canale sull'intelligenza artificiale, è chiaro che io sia cautamente ottimista. Il colosso automobilistico BMW ha stretto una partnership inaspettata con la famosa startup di robotica Figure per impiegare il primo robot umanoide dell'azienda nel suo stabilimento di produzione in South Carolina. L'obiettivo qual è? È quello di identificare compiti di fabbricazione difficili, pericolosi o noiosi che i robot potrebbero potenzialmente assumere. Però i dettagli, come i tempi di dispiegamento e il numero di robot coinvolti, rimangono ancora da specificare. Il processo di integrazione potrebbe richiedere dai 12 ai 24 mesi man mano che i robot vengono addestrati per funzioni specializzate e poi gradualmente incorporati nel processo produttivo di BMW. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell'automazione nell'industria. Chiaramente mi aspetto solo opinioni negative. Nell'episodio di qualche tempo fa abbiamo già parlato dei progressi fatti nella generazione di video IA. La parte più entusiasmante di questa tecnologia è la capacità di animare immagini esistenti, come fotografie o illustrazioni. Runway ML, l'azienda leader nella generazione di video IA, ha presentato il Multi-Motion Brush, una novità che smuove nuovamente la generazione di video IA, permettendo di animare fino a 5 oggetti distinti all'interno di una singola immagine, ognuno con movimenti indipendenti. Questo strumento avanzato si basa sul già esistente Motion Brush, che però permetteva di animare solo un soggetto per immagine. Il tool Motion Brush è disponibile nell'app di generazione video chiamata Gen 2 di Runway. Iscriviti al canale attivando le notifiche per scoprire e rimanere aggiornato sulle novità dell'arte generativa. Se ti piace il notiziario e guardi spesso i nostri contenuti, sostienici diventando parte del 15% degli spettatori di questo canale che hanno premuto il pulsante iscriviti. Ci aiuta enormemente e più il canale cresce, più contenuti vi possiamo portare. Sei in ansia per il futuro della tecnologia? Non c'è niente di meglio che esplorare il passato per capire il futuro. Questa domenica unitevi a AI Garden per una visita esclusiva alla mostra Calculating Empires alla Fondazione Prada. Scoprite con noi
500 anni di evoluzione tecnologica e riflettiamo insieme su come questi insegnamenti possano illuminare il futuro dell'intelligenza artificiale. La vostra presenza chiaramente è essenziale per un'esperienza collettiva di apprendimento e networking. Registrati adesso su Eventbrite, Meetup o Camom, i posti sono limitati. I dettagli e i link per la registrazione li trovate nella descrizione. Un grazie speciale ai nostri nuovi supporter su Patreon, Barbara, Erminia e Dario, per il vostro generoso sostegno.